Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera. Buonasera da Simone Cristao e mister Emanuele Bottoni. Mister, ben ritrovato, ciao. Ciao Simone, buonasera a tutti. Buon 2023 dalla stanza di Bottoni, visto che è la prima puntata di questo nuovo anno. È una puntata che fino all'85esimo pensavamo di fare in maniera diversa e purtroppo invece ci tocca fare altro. Ci tocca raccontare sì di una buona partita del Milan, giocata fino a un certo minuto della gara, poi purtroppo è andata complicandosi fin quando è arrivato il 2-2 della Roma, soprattutto per quanto riguarda i calci piazzati, che ancora una volta ci sono un po' fatali. Ne andremo a parlare, li andremo a commentare, ne vedremo parecchi di calci piazzati, sia su corner che su calcio piazzato da punizione. Poi ovviamente avremo qualche altro focus, soprattutto sui singoli, perché comunque il Milan una buona partita l'ha fatta lo stesso, però bisogna comunque sistemare delle questioni. Mister, ti lascio carta bianca per il tuo commento introduttivo, poi come al solito andremo delle nostre slide e dei messaggi da casa. Sì, Simone, allora, non è facile, ripeto, perché noi siamo pure tifosi, cerchiamo di essere obiettivi nello stesso tempo, mettendo da parte un po' la delusione e contestualmente anche essere però equilibrati nel giudizio e non, diciamo, aggressivi, ecco. Perché c'è quel momento della delusione che è terribile. Io ieri sera sono rimasto molto molto male in una delle partite che ricordo, cioè di aver preso tipo uno shock. Infatti poi se andiamo a vedere il 2-0 all'85 è stato il 2009 che non si subiva una rimonta. Detto questo, la partita oggettivamente è stata in pieno possesso del Milan. Una Roma sotto palla, difesa diciamo ordinata, e ha sperato in qualche giocata dei suoi avanti che hanno molta tecnica. Addirittura uno di loro stava a centrocampo insieme a Cristante Pellegrini, e poi su c'erano Dybala, c'era Zaniolo e c'era Ebram, quindi ha messo in campo uomini anche offensivi, però l'atteggiamento in realtà è stato rinunciatario. Va detto della Roma, perché riguarda poi la nostra partita, che ha chiaramente, noi abbiamo spesso parlato su questi canali di tattica di principio, la tattica di principio che assolutamente arriva spesso, quasi sempre a fine primo tempo, nonostante quello che possa succedere, ma addirittura la Roma di Mourinho ha tenuto la tattica di principio per 80 minuti. Cioè anche sul 2-0, se noi ricordiamo bene, noi a un certo punto per altri 3, 4, 5 minuti la squadra stava sotto palla in attesa, eccetera. La Roma che cosa ha fatto? Una sola azione nel primo tempo, che è stata quella bella apertura di Dybala per il terzino sinistro, Zaleschi, che poi è andata alla conclusione quando aveva pure Dybala effettivamente libero al limite dell'area, poteva servirlo e da lì Dybala ti fa male. È andata bene. Il resto un corner e poi le due occasioni e 2 gol. Questo ha fatto la Roma. Il Milan comunque nel contesto generale ha creato una decina di ottime opportunità, azioni e sviluppi promettenti e da gol, chiamiamoli così. Se non occasioni vere e proprie, però azioni che potenzialmente potevano essere letali per la Roma. La partita l'ha avuto in pugno fino all'80esimo. Cosa è successo? È successo che qualcosa è andato storto a livello di mentalità, e poi andremo a vedere dalle slide anche, secondo me e secondo in tanti, leggo comunque, va detto che in fondo di verità io non amo le critiche quelle insomma regalate, no? Perché spesso si leggono delle critiche veramente gratuite, però qui ci può stare anche un pochino forse di errore nelle scelte del mister, che col senno di poi, abbiamo sempre sottolineato, è giusto ribadirlo ancora, è sempre più facile, perché lì per lì magari lui pensa giustamente di fare bene, in realtà ci siamo abbassati stranamente e abbiamo dato questa opportunità a una Roma che, ripeto, non aveva creato nulla, al di là di questa azione dal 43esimo del primo tempo, che ci può stare, voglio dire, cioè nell'arco di una partita l'avversario un'azione la può fare, no? Non è che vediamo le nostre avversarie, no? Dei primi posti che insomma subiscono paratoni del portiere, occasioni da gol davanti alla porta, cioè è il calcio, no? Quindi succede, non è che se l'avversario ha un'occasione bisogna stare qua a piangere, succede che hanno un'occasione, loro ce l'hanno avuta, quella lì,
soprattutto se Zaleschi avesse passato a Dybala, basta, finito là, finito, cioè la partita la possiamo rivedere 100 volte e loro non hanno fatto più nulla. È partita in mano al Milan in completo possesso. È qua che poi è nata la grande mortificazione e delusione che abbiamo avuto tutti, perché c'è una partita in pugno e a un certo punto la rimetti in gioco gratuitamente. Mister, partiamo con le slide. Da cosa vogliamo partire? Direi dai calci piazzati, visto che sono Leviamo subito il dolore, dici. sono stati l'oggetto del contendere. Partiamo con gli Sì, angoli. Partiamo ok. dal primo tempo. Quindi Questo è un calci corner di piazzati. fine Allora, primo tempo. sì, ho cercato di andarmi a vedere un po' i calci piazzati. Premesso sempre che, per correttezza, Simone, io non voglio essere ripetitivo, però è giusto Sì. sempre dire queste cose. Ogni allenatore ha il suo modus di difendere sui calci piazzati e poi alla fine è tutto giusto ciò che riesce bene, è tutto sbagliato quando va male. Però, diciamo, cerchiamo almeno di capire, no? Di capire come difendiamo noi, almeno questo. Sinceramente, io ti dico, ci sono due modi di difendere nel calcio, no? C'è il modo a zona, cosiddetto con il castello, e il modo misto zona uomo, dove tu hai 4-5 giocatori a zona e 4 o 5 giocatori, cioè scusami, 5 o 6 giocatori in marcatura, dipende da quanti ne scendono degli avversari, quanti ce l'hanno al limite dell'area. Qua noi abbiamo, cosa salta all'occhio? Salta all'occhio che il primo uomo, cioè l'Ibrahimovic della situazione, è Leao. Il secondo uomo, quindi, è Giroud. Quindi diciamo che il mister ritiene che in seconda battuta ci vada l'uomo più forte di testa, più forte inteso come per la zona, cioè che in genere appunto è il centravanti, che spesso è fisico, è alto e si mette lì. Poi abbiamo sul palo, e ci può stare perché il bassino, Benaser. Poi sul secondo palo c'è Teo Hernandez, e naturalmente il mister conosce lui le caratteristiche. Poi diciamo sull'uomo, ma che non è sull'uomo perché è molto confuso, abbiamo Calabria che cerca diciamo, di non far saltare quello che viene da dietro, che mi sembra anche in questo caso dovrebbe essere il 3. Sì, e Ibanez. È vero, è Ibanez, è proprio quello che poi ha segnato. Su Ebram e Smalling, vedi, questi sono tutti e due alti, Ebram e Smalling sono due giganti, alla fine c'è un uomo solo, guarda, io non voglio sbagliare, aiutami pure tu, però c'è Teo sulla zona dietro, poi c'è Tonali, quello è Sandro Tonali, che ha Smalling in marcatura, però Ebram sta dietro a Tomori. Sì, Quindi perché Tomori è quello della zona, diciamo, centrale. ho capito, Simo, però voglio dire... Però, esatto, non è che c'è nella linea della zona. In questo momento la zona è data da Giroud, Kalulu, se non vedo male, Giroud, Kalulu, Tomori e Teo. Non c'è un po' troppo spazio uno con l'altro? Cioè ci stanno due giocatori della Roma, tra Tomori e Hernandez. Non so se il mister l'abbiamo... Mister, mi senti? Forse ho perso mister Emanuele Bottoni. Credo di sì. Forse ho perso il mister al volo. Lo recuperiamo a breve, anche perché questo è realmente il primo dei corner che sono stati battuti in partita. Il Milan era stato bravo infatti a togliere il pensiero alla radice, cioè non facendo battere gli angoli direttamente alla Roma. Però questa è un po' l'anticamera di quello che poi vedremo nel secondo tempo, che ci è un po' costato il gol, soprattutto quando la Roma, oltre ai saltatori che vedete in questo momento in onda, ne ha aggiunti altri, ne ha aggiunti parecchi, perché tra Matic e anche Belotti a quel punto i saltatori erano diventati veramente tanti e il Milan non è più stato dietro a riuscire a prenderli, anzi tra poco lo andremo a vedere. Potrei addirittura quasi quasi sbirciare nelle slide del mister, perché come detto ci saranno, eccoli qua, i gol, altre situazioni da calcio da fermo. Questo è un altro angolo del 58esimo,
che ci fa vedere la zona e ci fa vedere come eravamo messi, quindi con questa zona, la prima linea di zona davanti a Tatarusano. Aspetta che è tornato il mister, così lo abbiamo recuperato e possiamo finire di commentare questa. Mister, rieccoci. Eh sì, mi scuso, ma forse non so se è il maltempo, ma si era proprio bloccata la wifi. E quindi eravamo, Simo, eravamo arrivati a Leao e dietro Giroud. E poi qui vedi Smalling, Ebram, non si capisce bene la marcatura perché Tomori sta davanti a Ebram e poi Tonali sta su Smalling, che comunque cioè, gli dà molti centimetri. E Teo sta da solo, cioè Calabria sui Bagnets, cioè, non lo so, non lo so. Poi ripeto, ogni allenatore la vede, la studia, sicuramente hanno studiato i calci piazzati della Roma, hanno deciso questa strategia di difesa che la vedo un po' così. Poi Brahim Diaz e Saelemaekers vediamo che stanno su due che potenzialmente possono ricevere una palla fuori. Andiamo oltre, stavo già facendo sbirciare nelle tue slide, mister. Sì, questa l'ho messa perché per vedere la visione è il secondo corner, il terzo corner, scusa, che hanno avuto loro, due al primo tempo. Questo è il terzo su quattro totali. Hanno avuto quattro corner, poi al quarto ci faranno gol. Qua vediamo per esempio che al primo palo c'è Benaser. È vero che questa è una palla a uscire, quindi la palla a uscire probabilmente loro hanno stabilito la palla a entrare in un modo e palla a uscire in un altro modo. Però al di là adesso di zona, uomo, misto, eccetera, che si capisce poco, noi vediamo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini nel cerchio giallo contro 2 della Roma. Ebram è una 6 contro 2. Significa che di là lasci il mondo spalancato. Infatti poi che succede? Che abbiamo uno qui, vedi, sul corto, perché può essere servito questo qui vicino all'arbitro e può uscire qua, quindi un altro sull'alto al limite dell'area. E gli altri sono 3 contro 2. 3 contro 2 perché poi la Roma considera che ha la gente dietro a difendere pure, quindi c'è sempre meno uomini che attaccano. In genere dovrebbe essere così. Quindi 2 contro 6 e 3 contro 2. E questa è la realtà. Poi al di là di zona, uomo, ripeto, non è un'accusa né al mister né allo staff, perché ripeto, avranno studiato, avranno visto, eccetera. Vediamo le cose come stanno e poi ognuno si fa la sua idea. Di qua, vedi Simo, questa palla passa, no? E passa, guarda lì è vuoto, là se c'è uno della Roma, Perché giustamente la tua prima linea resta a zona sul limite dell'area piccola. La tua seconda linea viene attirata dentro, verso la porta, perché segue i giocatori che tagliano verso l'area, verso la esatto, porta, e si crea questo buco, questo cuscinetto, sì, che poi sarà probabilmente anche quel problema che poi ci costerà con l'indecisione di Tonali, che Tonali vede che c'è quel varco a un certo punto, e ci costerà il 2-2, poi lo vedremo dopo. esatto. Poi lo andiamo a vedere. Quindi questa è un'altra cosa che, ecco, abbiamo visto un po' come ci mettiamo. Con Saelemaekers e Diaz sempre sul corto, diciamo, sul limite dell'area. Poi andiamo avanti, guarda pure quest'altro. Questo è E questo è il il gol. gol, giusto? Questo è Sì, il gol. Oh, guardate qua, Tonali che sta dietro a marcare il compagno su Smalling. Gabbia. Però vede i Bagnets in realtà, no? Cioè dovrebbe scalare sui Bagnets, però vedi, se lui stesso sta dietro quei due, gli decade la forza, l'efficacia, no? Quindi poi abbiamo Branks che sta attento sulla palla dietro, se questo la mette dietro su uno della Roma che si vede poco poco lì alla fine della schermata. Considera che c'è Tahirovic che è entrato e sta solo, guarda, vicino all'arbitro, questo sta solo, questo può andare dove vuole. Sì, sì, Matic non so se che si può vede fare... nella seconda parte, aspetta, se la palla fosse passata saremmo Eh, stati 2 contro 1. ma guarda pure Matic, cioè questo ha segnato Ibanez, no? Ma se passa la palla che è più alta, cioè non la prende Ibanez, no? E la prende Matic. Non so se mi spiego, cioè, un macello.
che poi col Chelsea successe, se non vado errato, 3 colpi di testa di Thiago Uguale. Silva in un'azione, in una stessa... Esattamente la stessa eh, cosa. E quindi, guarda qua, Matic può andare dentro, Tahirovic può andare dentro, Ibañez è senza marcatura, Branks può essere anche giusto, guarda fuori, e là in mezzo, guarda, 6 contro 1, 6 contro 1. Ma che è? Cioè io non capisco, poi ripeto con tutto il rispetto, perché ogni allenatore ha un suo modo e tutti i modi sono giusti, perché non c'è un modo che io dico, Bottoni dice che si marca così e vinciamo le partite. No, non c'è. Ognuno preferisce un modo di fare, di difendere. Io ho sempre preferito 5 più 5 o 4 più 6, perché chiaramente se scende il sesto a saltare devi toglierne una zona, a zone prestabilite. Io ho sempre preferito questo, ma c'è chi ha preferito sempre il castello, però il castello si fa 4-3-2, cioè fai tutto zona. Questo non capisco, questo è un castello finto, cioè che non riesco a capire. Ci sono solo 2 o 3 uomini a cercare di frenare il terzo tempo, ma non ce la fai mai perché ti fanno un blocco e stai fuori così. E quindi questo è il dato di fatto. Poi queste sono le slide, rimangono su YouTube, quindi ci si può tornare a fare il blocco immagine. Ognuno se la studia, ognuno se la vede e anzi se commentate fa piacere a tutti noi che ci facciamo un'idea pure noi. Per carità, ogni punto di vista è sempre, può essere sempre opportuno e interessante, no? Quindi vedi, Bagnez colpisce tranquillo, Pobega sta lì che poi è uno alto, quindi poteva andare, stiamo all'87esimo ragazzi, è finita. E Matic solo, guarda tu pensa, Matic sta solo, cioè Matic che poi all'azione dopo farà il gol di fatto, perché fa la conclusione che Tata respinge e poi Ebram pure che non è, cioè il portiere si copre, voglio dire, sulla respinta del portiere il difensore sta attento, pure questo c'è, però vabbè. Andiamo sulle punizioni laterali, Andiamo visto sulle che punizioni laterali. anche se in realtà poi No, l'ultima che vedremo è praticamente un corner, perché dopo la però vediamo. Simo, scusa, questa non è una critica, eh? Guardate Sì. queste cose, chi ci ascolta, e poi ci torna quando abbiamo finito la trasmissione, c'è il video, ci tornate. Punizione a due, no? Cioè punizione laterale, chiamiamola così, sopra i 16 metri, cioè non all'altezza dell'area di rigore, ma sopra. Ognuno difende come vuole, c'è chi si mette al limite dell'area per non dare, per non portare i giocatori subito dentro e rischia alcune palle. Chi si mette così, per esempio Zeman dice io mi metto con gli uomini davanti alla porta e vado incontro alla palla. Invece altri fanno in un altro modo. Diciamo, in questa punizione guardate come sta il Milan, no? Una specie di linea che non è una linea. Fateci caso, quando vedete le punizioni, vedi una linea, vedi qualcosa, no? Per fare il fuorigioco, qua non si capisce. Uno marca, uno sta a zona, uno sta in linea, uno sta davanti. Io non capisco. E stanno al dischetto del rigore. Attenzione, teniamolo a mente perché poi vedremo le altre punizioni. Andiamo avanti, Simo. Qua stiamo al dischetto del rigore. Questa è un'altra, non proprio laterale, è una punizione centrale. E diciamo qui ci può stare che stai più dentro l'area, secondo il mio punto di vista, attenzione. Poi ogni allenatore ripeto, però pure qua non c'è una cosa chiara e va bene. E qui stai sempre sul dischetto, punizione centrale, quindi laterale sul dischetto, centrale sul dischetto. Andiamo avanti, secondo tempo, queste sono le due punizioni del primo. Guarda qua, punizione centrale, siamo al limite dell'area, con la linea. All'80esimo, manco al 50esimo che siamo tornati negli spogliatori, il mister ha detto no, come state difendendo? Cambiamo modo di difendere. Cioè, stanno difendendo in un altro modo. Quindi o c'è l'input del mister nell'intervallo che ha cambiato, oppure c'è poca chiarezza nei giocatori, cioè i giocatori non sanno bene cosa fare. Perché questa è la stessa punizione che nel primo tempo abbiamo difeso sul dischetto del rigore. Sei d'accordo, Simo? Sì, sì, è uguale. Non è È questa, un'invenzione, guarda, eccola qua. è È la identica. stessa, no? Giusto? Sì, sì. Eccola, pure la distanza è quella, E vabbè, difendiamo diversamente. Ok, mi sta bene. Qua i due in barriera, vedi? Diciamo barriera a due perché uno può sfilare se dà la palla a Esciaravi, deve subito scattare verso Esciaravi, uno dei due, Bisogna che sta attento sempre all'uomo di lato alla barriera.
Ecco, andiamo alle note dolenti. Andiamo alle note dolenti. Punizione laterale. La punizione laterale, questa però è una punizione laterale, io la chiamo, nelle mie convinzioni, ripeto, ogni allenatore, se io domani prendo una squadra ho le mie teorie e sposo quelle, uso quelle, magari sono più sbagliate di queste, per carità. Questa è una palla sotto i 16 metri, io sotto i 16 metri la tratto tipo corner, con piccole accortezze diverse ovviamente perché la posizione della palla è diversa, ma mettevo sempre 5, 4/5 a zona, 5/6 a uomo. Ognuno col suo. Tu Cristao, tu Giroud, tu questo e tu quello. Ognuno c'è il suo. Quando fai i cambi, le sostituzioni, devi chiaramente dire a quello che entra cosa fare. A volte succede che esce Benaser e entra Djuric, scusa, no, Djuric, quello che è 2 metri. Allora io dico a Djuric, tu che sei 2 metri prendi Smalling, Tonali che sta su Smalling mandalo di qua e quindi gli dai che quello entra e deve dire pure a Tonali di cambiare uomo e si crea comunque un pourparlers, no? Una cosa che all'85esimo, 86esimo, 87esimo, 90esimo, se è possibile, se non stai 4-0, è meglio evitare. Cioè se stai 2-1, è meglio evitare questo tu spostati qua, io vado su quello, perché è febbricitante la situazione, quindi è un po' pericolosa. Comunque questa è la punizione di Pellegrini e qua pure, qua abbiamo Matic che va a prendere sta palla, guarda Matic, non già è libero, guarda, è Sì, libero perché sfila nel blocco, sfila cioè, dietro il 5, se non ricordo però male. Simo, il blocco di chi però? Scusa, rimanda indietro, aspetta un attimo. Il blocco è se il 5 stesse dentro al milanista, cioè verso Tata. Allora ti blocco il milanista e non ti faccio prendere. Il blocco ce lo stiamo a fare da soli. Perché questo sta marcando il 5, no? Il 5 non è che gli fa blocco. Cioè il 5 gli fa blocco se avesse questo nostro, vedi che c'ha dietro? L'8 Quello è, Tonali. tra l'altro è Davide Calabria. Bravo. Calabria sarebbe a fare un blocco a Tonali per dire in fase offensiva. Cioè se fosse punizione per noi, Calabria sta facendo un blocco a Tonali per dire. Quello nemmeno è un blocco, quindi Matic è proprio solo. Tonali ha visto che Matic era solo e però tra i due ha scelto di guardare questo fuori area. Dybala. Esatto. E a un certo punto ha scelto male, diciamo così. Pure perché i Bagnets pure era di Tonali, se poi torniamo indietro non l'abbiamo sottolineato, ti faccio vedere che lo marcava Tonali Bagnets, si è fatto scappare. Se Era... vuoi ci torni. Aspetta, dove sta? Questo è l'angolo del gol. Esatto, vedi Tonali? Perché su Smalling non so chi, sul 6 non so chi c'è. Gabbia. Eh? C'è Gabbia per Smalling e Bravo, Gabbia. Calabria per Mancini. Esatto, quindi Smalling ce l'aveva Tonali, no? Quindi è entrato Gabbia e il mister, vedi, è successo quello che ho detto io. Il mister ci ha detto, Gabbia, tu sei più alto, Smalling prenditelo tu. Di a Tonali di andare su. Su chi? Gliel'avrà detto Ibañez, gli avrà detto Matic, chi gli ha detto? Gli è stato detto nella confusione del momento? Ma fatto sta che Tonali guarda Ibañez e però si fa blocco pure lui con Gabbia. E però questo gli scappa. Cioè noi ci siamo fatti blocchi da soli, nel senso, Tonali si è messo dietro Gabbia e poi qui, a quella no, la punizione, Calabria si è messo dietro, cioè l'altro si è messo dietro Calabria, facci caso. Cioè noi ci siamo fatti i blocchi da soli. Ecco. Tra l'altro, Calabria, mister, vedi? a Matic è inizio solo. della punizione c'è Calabria al posto di Tonali e c'è Calabria che inizia a gesticolare come dire guardate che se ne sta salendo un altro, prendetelo voi. Eh. Staccano l'inquadratura, credo se non ricordo male, un primo piano su Pellegrini dannata. Torna l'inquadratura a campo largo e c'è Calabria dentro, nella linea dei tre, quelli che vanno di rincorsa, diciamo così, in questa sorta di marcatura uomo barra zona, che non so nemmeno come chiamarla,
e Tonali è andato lui fuori, perché inizialmente c'era Calabria. Quindi si è fatto una confusione generale pazzesca, perché se poi vediamo quando parte la palla, Però Simo, alla fine Calabria segue il taglio e si ritrova oltre il primo palo, è quello sull'uomo, vedi, sul primo Tonali, uomo. Si ritrova Pobega, che era il terzo di questa linea, adesso qui non si vede, è quello oltre Matic, insieme all'altro giocatore della Roma che è Belotti, e Pobega un po' furbo, perché forse è uno di quelli più scafati perché in A ci ha giocato già un po'. Belotti non lo fa saltare, lo tiene giù, lo fa addirittura cadere per terra, se non ricordo male. E sì. Matic invece è il terzo e il terzo manca. In teoria o è Simo, Tonali o è un altro. io per Vedi, qui c'è concludere, Pobega che dico, tira giù Belotti e Matic no. io per concludere, no? Per concludere, ti dico questo, i gol li puoi prendere, però li avrei voluti prendere diversamente. Cioè, io marco te, io marco te, io marco te, io marco te, sei più forte di me, ti sai di vingolare meglio di me, fai un tuffo strepitoso e mi fai gol e pazienza. Però, secondo me, questi sono due gol presi alla Carlona, cioè eh, non bene organizzati, dai. Mi dispiace a me dire queste cose e ti ripeto, attenzione, io ho sempre studiato i calci piazzati, dovunque ho lavorato, no? Insomma, da collaboratore, eccetera. E credimi, di gol pochi e li ho presi pure studiando benissimo le cose. Una volta con la Roma proprio ho studiato benissimo, erano tutti alti e fece gol Fazio, per dirti, eppure erano studiati benissimo, proprio sul corner Fazio. Però voglio dire, succede quindi, non è che c'è un infallibile che non prende gol su corner, attenzione alle parole. Però così, cioè la vedo boh, una cosa che non è bella in Serie A, cioè per una squadra che ha lo scudetto sul petto, capito? Poi li puoi prendere i gol, attenzione, li prendi, eh. Noi siamo stati sempre un po' debolucci, mi ricordo pure l'anno scorso a Bologna con Ibra sul primo palo, insomma abbiamo avuto sempre un po' di fragilità, ma pure ai tempi d'Ancelotti, mi ricordo un macello, quel Cristiano pure cambiò zona, uomo, misto, fece di tutto e prendevamo spesso gol. Quindi evidentemente è una nostra cosa storica, un nostro vulnus, una nostra debolezza, però così mi sembra un po' alla viva il parroco, insomma, ecco, cioè, non ho visto giocatori che, con le idee chiare, ecco, andiamo avanti. Andiamo avanti. Tra l'altro, Francesco da casa ti chiede un po' cosa ne pensi delle dichiarazioni di Calabria. Oggi le abbiamo fatte sentire al talk. Noi marchiamo sempre allo stesso modo, la prima linea a zona, poi alcuni giocatori li marchiamo. In realtà non dice neanche li marchiamo a uomo. Eh, è Che, una che zona che fosse sta a cercare così no. sarebbe anche giusto, sarebbe mista, classica. In realtà è, come dice Calabria, una zona che va a cercare l'uomo, cioè ci Sì, mettiamo con quei 5-6 a zona in linea e gli altri tre cercano ogni volta che arrivano giù i difensori o quelli che vengono a saltare un uomo diverso. sì. Francesco, allora io ti posso dire questo, che non è solo frutto di abitudini e della storia di un allenatore, ma anche di quello che poi studi, no? Nel senso studi. Tu vedi una partita, poi la testa purtroppo diventa maniacale, no? Tu vedi una partita di Champions, di Europa League, dell'estero e vedi, oh guarda, fammi vedere questo come marca, fammi vedere questo come la mette. E quindi poi alla fine ti fai un'idea, no? Sui pro, sui contro, eccetera. Questo che ha detto Davide, che lui riferisce ciò che succede, no? Non è è una cosa che a me non dice nulla, cioè nel senso, non capisco che cosa significhi. La prima linea marca cioè sta a zona e poi marchiamo l'uomo andando a cercare l'uomo. Cioè è pazzesca una cosa del genere secondo me. Perché? Perché l'uomo marchia uomo non lo vai a cercare. Cioè già sai che io marco questo, io marco Matic, io marco Abraham e poi più forte di me mi fa gol. Attenzione, poi non è che sei più forte è più forte e purtroppo sono più alti di noi e hanno fatto gol. Però la zona poi non è la linea zona,
La zona è che le metti sulle zone scoperte e che sono zone vulnerabili, quindi c'è zona primo palo, zona vertice area, zona secondo palo e a cercare la palla al centro dell'area, uno libero e sono 4 e uno al limite e sono 5 a zona. E gli altri 5 devono sapere tutti e 5 i migliori saltatori avversari andarli a prendere, perché significa non dargli la libertà di prendere la rincorsa, di inserirsi, perché se uno si inserisce è difficile da prendere. Ecco perché l'inserimento, anche quando dice si è inserito Tonali, che poi andremo a vedere pure questo nella puntata, l'inserimento è più difficile prendere Tonali che Giroud, che già sta lì. E così è nel corner, no? Quindi per me, io vi dico umilmente, se capitemi, chi mi conosce lo sa che non so certo il tipo da sparate di sabotaggine, assolutamente. Con tutto il rispetto è una cosa che non capisco, ma magari è un limite mio e devo sforzarmi a capirlo. Mister, andiamo avanti con qualcosa di più positivo Sì, rispetto a questo che poi ci ha costato la gara. Andiamo a vedere un paio di focus, uno su Sandro Tonali e uno su Alexis Almacher. Poi chiuderemo su questa difesa a 5 alla fine, che è sì. stata la nostra chiusa di partita che tanti tifosi hanno criticato. Quindi chiuderemo con questa difesa a 5 finale. Ma come detto, prima i focus. Partiamo da Sandro Tonali. Sì, sì, purtroppo dovevamo fermarci un po' sui piazzati perché sono stati una nota dolente. Allora, Tonali con Benasser in campo, cose già viste anche l'anno scorso. Qual è diciamo, la storia di Tonali in campo? È questa. Fa l'attaccante aggiunto di fatto, in possesso palla, solito nei nostri confronti. Quindi Benasser spesso e volentieri è l'unico centrocampista. L'abbiamo visto altre volte. Naturalmente in questi casi cosa è importante che ci dà, e io ho sempre sottolineato gli equilibri eccetera, se perdi la palla, Saelemaekers, oltre ovviamente anche a Diaz che magari pure Leao che recentemente sta tornando di più, perché è normale che se non torni questo sta solo in mezzo al campo, perché Tonali fa questo lavoro qua, cerca di appunto di, vedi, guarda, Giroud è andato incontro, Tonali sta al posto di Giroud, attaccante, quindi si inserisce alle spalle di Giroud. Poi qui ho fatto pure i pallini gialli, ma è una cosa mia più che altro perché stiamo tutti e 4 in linea. Io quando vedo i giocatori offensivi 4 in linea non mi piace, perché devono stare uno più profondo, uno più incontro, cioè non devono stare in linea, perché se stai in linea sei più facile preda della linea avversaria. Se stai mosso, scaglionato, muovi la linea avversaria che quindi perde compattezza e quindi può andare bene per i tagli e per gli inserimenti. Vedi, anche in questo caso, azione laterale, vediamo Saelemaekers che ha fatto con Calabria l'azione qui e Tonali è l'uomo che va ad attaccare per primo, che poi questa finisce con l'incornata di Giroud, mi Sì, sembra, sì, che sì. appunto perché Giroud viene in inserimento e Tonali tiene l'uomo là bloccato, quindi lascia Giroud l'uno contro uno. Ecco qua. Quindi Diaz, vediamo, è l'uomo più avanzato spesso della nostra squadra è proprio Tonali. Andiamo Questo sarà avanti. importante anche per i cambi, eh? Ricordami Simo che ti devo dire. Sì. Tonali, come vediamo, attaccante, centrocampista, anche a sinistra spesso è andato. Perché? Perché ha lasciato il centro a Leao, vedi? Evidentemente in quel momento per lasciare l'inserimento a Leao. Però in questo modo ho notato una cosa, poi adesso sarebbe troppo lungo, complicato, Mm. ci volevano altre slide, che un po' ha bloccato Teo questo tipo di situazione. C'è il Cioè taglio magari interno di qui Teo. l'ha un po' bloccato, vedi che sta tornando indietro? Invece Mm. magari qua se Tonali si fosse allargato su Snaipei, sulla scritta, Teo poteva provare più ad andare lui, diciamo così. Anche se Teo, se avete notato, adesso fa più palla al piede che sul lancio, diciamo. Ultima parte su Tonali, Sì. mister. Pure qua, vedi? Giroud incontro, è sempre per confermare quello che insomma avevamo detto.
Giulio Inconde e Tonali, vedi che va all'inserimento. Più Tonali che Leao, guarda. E E anche perché quindi, Rafa questo ancora non c'è. esatto, perché è una cosa tattica e deve pensare, e allora per lui diventa pesante. Quindi vedi, Benaser, anche in questo caso ho fatto questo giallo, queste linee gialle, per capire che spesso il Benaser è stato, diciamo, solo. Quindi i suoi passaggi, io sono sicuro che se vado a vedere la rete di passaggi ce ne stanno tantissimi anche ai difensori centrali, perché poi quando sei chiuso non sai che fare, riparti. E comunque, quindi vedi, Pioli punta molto a sto fatto di Diaz, Saelemaekers che sta più largo qua, quest'altro non so chi sia, questo dopo Diaz, Giroud, Giroud. poi c'è Tonali e Leao, anche se un po' troppo schiacciati, ai bei tempi eravamo un po' più dinamici, però ieri per lunghi tratti si è rivisto il Milan che piace a noi, eh. Tra l'altro, mister, questa disposizione ogni tanto a Benacer costa qualcosina in più. Gli Eh, si appanna la vista, corre un po' troppo, forse qualche intervento lo rischia. Spesso gli va bene perché a interdire, rubare, ripartire, bravo, però ogni tanto rischia. certo, E ieri ha rischiato. certo, adesso andiamo a vedere, premesso questo di Benaser, cosa serve Saelemaekers. Poi, se mi volete parlare di tecnica, l'ho messa subito una slide per far capire che chi dice però c'ha qualche limite può avere ragione. Io quello che sottolineo sempre è l'aspetto tattico. Quindi vedete qua ha fatto uno scambio con Calabria, no? Qua Calabria è stato bravissimo perché ha scelto il tempo giusto per inserirsi. Qua Sael, se avesse avuto più fiducia nei suoi mezzi, lo manda facile e può nascere qualcosa. Invece lui non si fida e stoppa la palla, cioè praticamente la rigioca vicino, la gioca a Benaser, vedi? La rigioca a Benaser, quindi non premia l'avanzata di Calabria. E questo è un limite di Sahel. Diciamo uno dei limiti, no, che ha magari in queste cose qui, deve migliorare, però non pensate che fai uno contro uno, fai dribbling spesso vincenti, non è scarso come qualcuno dice, attenzione. Poi però potrebbe fare di più. Oh. Però andiamo all'aspetto tattico, guardate l'aspetto tattico, questo è il 58esimo, no? Perdiamo palla, non so se sono numerate cronologicamente, ma non importa, perdiamo palla, guardate Giroud giustamente, sappiamo che Leao cammina, Diaz trotterella, infatti vedremo poi la slide dopo che in realtà chi è che è rientrato su Dybala che lo vede solo? Saelemaekers, 58esimo, guarda, lo riprende, vedi? Poi che succede? Si guarda con Benaser, guarda il 4 che si gira, l'avrà chiamato, gli avrà detto oh, prendilo tu, e lui che fa? Si sposta per prendere quell'avanzata del terzino o del terzo centrale della Roma, non so chi sia lì. Mi sa che il mister ci ha lasciato ancora per i problemi di maltempo e quindi vado avanti io prima di far tornare il mister al volo per chiudere il discorso su Alexis, anche perché, come vedremo tra poco, come spesso abbiamo detto, come spesso abbiamo fatto vedere, Alexis è realmente una mezzala nel nostro sistema di gioco, è quello che ci dà più equilibrio e quello che in realtà fa il terzo centrocampista vero e proprio. Il Milan ogni tanto si dice che debba passare a 3, ma adesso ve la faccio sbirciare al mister, eccolo qua che è tornato. Sì, Vai, scusami, mister. ma ti dicevo, quindi Saelemaekers, hai visto, ha mollato Dybala a Benaser e Colgo il lui banner che si vede, eccolo qua. e lui, vedi, è tornato a prendere questo che scende, che adesso è il terzo centrale o è il quinto, non lo so. Però un equilibratore poi stringe il campo, fa il secondo centrocampista, il terzo centrocampista, ti ridà la densità al centrocampo che altrimenti non avresti. Guarda Diaz com'è più lento a tornare. Quindi questo qua è importante per riequilibrare la squadra. Stavo dicendo appunto, mister, che Alexis alla fine ci consente di giocare a 3, anche se a 3 sulla carta non siamo. Eccolo Esatto, qua. eccolo qua.
palla opposta, chiaramente palla alla destra della Roma, stringe il campo, stringe, quindi Benasser non è più solo, vedi che c'ha questo della Roma, se Saelemaekers qui non ci fosse, perché si fosse fermato alla fase offensiva, oppure stesse largo qui dietro da Calabria, per dire, o altre cose, tu qua stai in difficoltà. Invece lui, vedi, 58esimo, guarda che lavoro che ha fatto, dalla fase offensiva è venuto qua a riequilibrare tutto, e pure Tonali. Leao di meno e Diaz più, insomma, in maniera meno incisiva, però ci può stare perché sono giocatori più offensivi. Ecco perché poi il Krunic, il Çalhanoğlu, scusate se lo nomino, però poi ti davano un equilibrio, perché magari qua era tornato il Çalhanoğlu e Saelemaekers, tu metti il 10, no? Che era Çalhanoğlu, qua stava al posto di Saelemaekers, sicuro, e Saelemaekers era l'uomo in più. Quindi tu di fatto avevi un uomo in più a difendere. Questo per farvi capire, attenzione, il fatto degli equilibri, no? Quando dite, ma noi non siamo più solidi come prima, pensate pure senza Saelemaekers, pensate pure quando il mister si indigna che fa Leao, Diaz, Messias, cioè è un macello a colori. Ma se noi prendiamo 1,7 gol a partita, cioè per vincere una partita significa che devi fare 3 gol, se no non la vinci. E non ce la fai così, è impossibile. Cioè, cosa assolutamente necessaria è tornare ad essere solidi, se no non arrivi da nessuna parte. Questo è matematico. Andiamo avanti, sempre con Alexis. Eh, guarda, guarda dove sta. Alla destra, sta lì a prendere il trequartista della Roma, chiunque esso sia. Vedi, sta dietro al 10, il 4 è potuto uscire con Tonali a pressare in fascia. Perché? Perché Saelemaekers stringe. Se tu non ce l'hai e Tonali e Benasere vanno a pressare in fascia alla Roma, perché va Tonali a pressare in fascia? Perché non hai l'esterno che lo fa, perché Leao non lo fa. E questo è il problema. Se manca un uomo, la squadra scala. Manca un uomo, esce il centrocampista, esce il secondo centrocampista in diagonale. Diaz bene in questa azione, perché da trequartista è scivolato a fare la diagonale a Benasser, e addirittura Saelemaekers si è messo là proprio di guardia. Vedi? E stai bene, 58esimo, stiamo in partita, bene, stiamo solidi. Poi puoi prendere gol, attenzione, cioè puoi prendere gol pure se metti 11 gladiatori, però stai bene in campo. Poi se l'avversario è forte, guarda, qua che ha fatto pure qua? Ha detto a Diaz stavolta, prendilo tu, prima a Benasere, vi ricordate, adesso a Diaz, lascia l'uomo, e arriva a dare aiuto a Calabria. Guardiamo gli sviluppi, vai. Eccolo qua, sta facendo il raddoppio a Calabria, 58 e 29. Pensate questo in un'azione che cosa ha combinato? E poi mi vengono a dire no, non serve a niente. No, no. Io rispetto l'opinione di tutti, io personalmente con me gioca sempre, sempre. Cioè proprio la maglia se la porta a casa. Sì, 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 ti giuro Simo, io la vedo così, poi rispetto, per carità. Ma è normale che il campione piace a tutti, quello che ti fa le giocate, eccetera, magari venga. Però poi devi avere spesso la palla tu, devi stare più che altro in fase offensiva, insomma, si può arrivare anche a quello, ma ci vuole tempo, ci vuole un po' di tempo. Soprattutto in partite dove ti richiedono un certo tipo di lavoro, insomma. Vedi Poi qua, in altre. questo ha preso il trequartista della Roma, poi è venuto a raddoppiare qua in fascia. Chi lo fa? Ma chi Sì, lo fa? guarda, la facciamo vedere rapidamente se la recupero Sì, vai, tutto. vai, vai, tranquillo. Guarda, Guarda è qua pure. partito da qua Sì, al 58,05, è andato a prendersi Dybala, lo ha lasciato a Benasser, è andato a scalare sull'esterno, ha esatto, rifatto la linea quando ha visto entrare dentro Pellegrini, si è andato a esatto, prendere Pellegrini, sul campo di esatto. gioco si è riallargato ed è andato a raddoppiare Calabria Cioè, in 30 secondi. bravo, come il cuginetto, il cugino maggiore, cioè ti porta prima l'uomo, dice oh prendilo tu, io vado di là, e prendilo tu, io vado di là. L'ha fatto sia a Benasere che a Diaz. Gli ha portato l'uomo in braccio, gli ha detto cullalo tu e io vado a prendere un altro bambino di qua. Cioè, voglio dire,
Ragazzi, questo è un punto di vista tattico, questo è prezioso, è inutile adesso che ci giriamo attorno. Andiamo avanti. Questa è un'altra, guarda, qua vedi, 77esimo, e qua sta facendo sempre palla opposta, si chiama, no? Cioè palla a destra, stringe il campo, cioè dà la densità dove serve, giustamente, no? Guardando sempre l'uomo in tre quarti, che là ci vorrebbe un play. Il play non ce l'hai perché Benaser, guarda dove sta Benaser, esce in fascia, lo vedi? È uscito, tra l'altro. Perché? No, no, è proprio uscito, mister. Nel senso Ah, che quello è Branks, è allora, Brandt. perdonami. Sì, sì. Quello è Branks, no? Esce in fascia. Perché esce in fascia Branks? Perché Leao non c'è andato lui. Se Leao non va su questo che ha la palla, se Leao è Saelemaekers, c'è lui là. Branks sta in mezzo al campo. Invece Branks esce in fascia, Tonali vedi che corre per rientrare lì perché capisce che c'è il buco, e Saelemaekers pure va lì a a mettere il cemento. Ecco qua. Guarda, questa è l'ultima prima dei cambi finali, no? Stiamo 4-2-3-1 sempre, però in realtà vedi qua Leao è tornato, diciamo, blando, però è tornato. Pobega, che è il Diaz della situazione, ha accorciato. Noi stiamo 2-0 all'84esimo, 4-3-2-1, 4-3-3, 4-2-3, quello chiamalo come vuoi, non è importante questo. Però stiamo compatti, che manca qua? Qua non manca niente, guarda, stiamo bene, messi bene, eh. Poi ti fanno gol, oh, per carità, questo cross Ebram la mette di testa all'incrocio, fa gol, però la squadra sta bene, poi quella è bravura loro, e allora gli batti le mani. Però la squadra non sta male qua. Io non riesco a capire da qui che cosa è successo. Cioè è partito Saelemaekers, levalo, non ce l'hai più. Levalo, non ce l'hai più. E c'hai un uomo in più in mezzo all'area che non serve, guarda, perché serve quest'uomo in più? Belotti è entrato dopo Gabbia, Belotti non è entrato prima. Allora tu mi metti il terzo centrale. Se voi andate a vedere le sostituzioni, prima è entrato Gabbia e dopo 2 minuti è entrato Belotti. E quindi non lo so. Ma, mister, allora, domanda finale che ti Sì. facevano da casa. Come mai allora, se eravamo così messi bene, eccolo qua, che senso aveva il cambio di modulo sul 2-0? Perché non restare sullo stesso assetto che ti aveva portato a vincere e non subire nulla? Eri già coperto con Tonali, Branks, Pobega. Sì. Io guarda, la vedo così, Riccardo. Intanto La ti vedo. mostro appunto il sistema dopo i cambi. Eccolo qua. Eccolo qua. Dopo i cambi siamo così, vedi? Quindi alla fine Saelemaekers non c'è, va Calabria, quindi Calulu diventa terzino. Cioè alla fine che cambia? Cioè, solo che siamo più difensivi. Pobega sta facendo qui, quindi deve andare lui, uscire in fascia per il raddoppio. Prima il raddoppio a Calabria lo dava Saelemaekers, adesso l'ha dovuto dare un centrocampista, Pobega. E dopo vedremo anche l'azione dopo che invece di Pobega, che sarà centrale dove sta adesso De Ketelaere, e in fascia ci va De Ketelaere. Quindi si sono invertiti, però il concetto è lo stesso, no? Da mezzala ha lavorato Pobega qua e nell'azione successiva ha lavorato De Ketelaere qua. Il problema qual è? Che il mister aveva pensato, mancano 5 minuti, 2 minuti, 3 minuti, e io intanto cambio, metto qualcuno fresco, mi barrico là dietro, perché mai pensando in 5 minuti dicevo sigillo la partita, non è che manca un tempo, no? Lui nella sua testa ha detto mancano 40 minuti e non lo faccio, mancano 5 minuti, mi blindo. Lui ha detto volevo mettere forze fresche, ho capito, forze fresche, però proprio perché mancano 5 minuti, no? Ste forze fresche, non ce la fai 5 minuti, dici? Cioè, me Saelemaekers mi sembrava che corresse, poi ripeto, io non sto lì, non lo so, magari il mister l'avrà visto certamente meglio di me. Poi c'è il fatto pure che quando entri, abbiamo detto prima, e non lo sottovalutiamo questo, devi dare gli incarichi.
Voi quando vedete il collaboratore del mister, no? O il vice o un collaboratore con questo quadernino in mano che parla con i giocatori, non è che gli sta dicendo taglia, sovrappone, gli sta dicendo dei calci piazzati. E prende, gli devi dire Charles, entra tu, esce questo, tu metti di qua. Anzi no, siccome Giroud pigliava questo, tu prendi quest'altro e di al tuo compagno che scala sulla. Cioè crei un casino, capito? A 5 minuti alla fine non conviene mai fare queste cose, secondo me. Poi col senno di poi, ripeto, ci siamo rimasti tutti male, quindi una parolina in più la stiamo dicendo stasera, ma sempre rispettosamente. Simone, Mister, facciamo una è cosa, ti stata una faccio partita un'ultima buttata. domanda. Sì, Appunto, ti faccio l'ultima domanda. Facciamo finta che la partita fosse finita all'85esimo, 2-0. Cosa avresti detto oggi della partita del Milan? bene, sinceramente io il primo tempo ero entusiasta. Mm. Ti dico la verità, ho sentito poi anche uno che rispetto molto come Ambrosini perché è sempre molto equilibrato, cioè uno di quelli che rispetto. Hanno detto una partita scialba, insomma, molto bloccata. Io ho visto il Milan che ha fatto la partita. Mi è sembrata Naturalmente, una quando, partita proprio matura, da squadra che sapeva cosa no, doveva fare. Mm. cioè belli, dinamici, sicuri, messi bene. Cioè, ho visto, capito, contro una squadra forte comunque, no? Perché la Roma, non dimentichiamo, è una squadra forte, cioè solida, ha gente tecnica in avanti che sa giocare a calcio, quindi squadra pericolosa. L'abbiamo veduti là, hanno fatto un'azione, quella apertura, perché quello è forte, tecnicamente c'è poco da fare, apertura di Dybala al terzino che poi è sceso bene, ha superato Calabria e ha calciato. Quell'azione hanno fatto, ci può stare, no? Una squadra che ha 4-5 giocatori fortissimi tecnicamente, ci può stare e fanno un'azione. Per il resto ero contentissimo. Secondo tempo ancora più maturi, perché magari un pochino meno brillanti del primo, ma sicuri, messi lì pure sull'1-0, palleggio, come dire, aspettiamo il Sì, la momento. Poi classica abbiamo avuto il vittoria da momento grande opportuno, squadra proprio. l'abbiamo affettati, grande movimento di Giroud incrociato che ha lasciato spazio a Pobega che si è messo bene in postura proprio per colpi di sinistro. Bene, 2-0 partita finita. Là la squadra, io sono rimasto deluso solo su questo, cioè squadra forte da primato, là la partita è finita. Là la Mm. partita è finita. Tu non mi recupererai nemmeno se ti metti col mitra in mano. Non mi recupererai mai. Invece ci siamo proprio messi in braccio a loro. Cioè questo è che a me. Poi due punizioni, due gol, cioè un corner, due gol, c'è pure la componente sfiga, Certo. no? Perché pure se Sì, tu sì, sei perché messo male, sulla seconda, ad esempio, c'è un tocco di Vranks in barriera che allunga la, capito? la palla, se no sarebbe arrivata tranquilla De Ketelaere, però. Però il calcio è questo, io l'avevo detto la volta scorsa, Simo, con la Salernitana, 2-0 all'88esimo. La partita non è finita, No, no. fidati, non è finita. Ma io sempre ho pensato questo, perché ti fanno gol al novantesimo, tu puoi pareggiare e perdere la partita. Al novantesimo, poi è successo nella finale di Coppa Campioni, eh? Sì, sì, più di una volta. Eh, voglio dire, non è, questo è il calcio, quindi tu 2-0 non dormi sonni tranquilli, assolutamente, soprattutto con squadre poi di levatura elevata, che poi questi vedi, un calcio piazzato, piedi buoni, Pellegrini, gente di 2 metri che ti salta, tu disorganizzato prendi gol, eh? Però partita buttata, su, partita buttata, perché ci Sì. sta a pareggiare, ci sta a perdere, ci sta a prendere gol, ma non così. Così ha fatto male, penso a tutti noi, a No, ma tutti. credo in primis alla squadra stessa, cioè butti via un lavoro di 85 minuti ben fatto, dove non è concesso niente, hai Bravissimo, creato sì. quelle 3-4 palle gol per fare gol, 2 le hai realizzate, hai proprio buttato via te stesso, diciamo. Ma pure il Vabbè, mister, perché comunque il mister, da mister ti dico che Pioli, partita finita all'85esimo, Pioli usciva da mister, cioè bella cavolo, ho fatto un bel lavoro, bella partita, cioè usciva inorgoglito, acquistava pure lui, invece prendi ste botte, no? Questa è una botta pure per l'allenatore, capito? Dice cavolo, e adesso no, più che pure lui altro si rimette, perché ti vengono i dubbi la prossima volta, cosa faccio, cosa non bravissimo, faccio. Vabbè. bravissimo, bravissimo. Speriamo di Ecco. gestirla meglio, direttamente già da dopodomani si torna in campo, c'è Milan-Torino di Coppa Italia, ma soprattutto poi sabato c'è Lecce-Milan in contemporanea a un'altra sfida, ovvero
Napoli-Juve, perché alla fine la Juve è arrivata, è pari a noi, il Napoli è tornato a +7, il campionato va avanti, non è ancora finita l'andata, pensa a te, quindi insomma ce ne sarà ancora da raccontare. Sì, quello sì, però devi correggere queste cose, se no Sì. ce la Mister, fai. grazie, alla prossima Grazie a e te, buona grazie a settimana. tutti voi. Buona settimana anche da parte mia, ci ritroviamo come detto domani mattina con tutti gli appuntamenti classici di Radio Rossonera del martedì, poi mercoledì sarà nuovamente giorno di partita. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, buona serata e a presto. Ciao. Buona serata.